La giornata di oggi è stata molto stimolante, si è utilizzato il design come chiave di lettura per le politiche pubbliche e la loro costruzione e il loro sviluppo. Il termine di Stato, che è quello che si associa alle amministrazioni pubbliche, dà la misura dello stare fermi, mentre le imprese intraprendono. Ecco, in questi panel siamo riusciti a mettere assieme la vitalità del mondo delle imprese e della creatività con quella che è la capacità di formare nuovi modi di essere e di contribuire all'economia, che può venire solo dal pubblico e dalla gestione delle politiche di sviluppo. Viviamo in una regione che è la Lombardia e in una città che è Milano, che ha un'altissima densità di design, e questo è risaputo nel mondo, ha un'altissima densità di spazi dell'innovazione legata al design, e uso un solo esempio, i Fab Lab, i Makerspace, la cui presenza quantitativa qui non trova paragoni nel mondo. Viviamo anche in una regione, in una città che ha molto a che fare con una tradizione manifatturiera che del design è insieme linfa e conseguenza. Design e politiche pubbliche sono due cose che solitamente sono tenute separate, invece grazie a Regione Lombardia, grazie al Politecnico di Milano e al laboratorio di Policy Design, perché ci ha portato a ragionare di tanti incroci, di tante relazioni possibili tra questi due mondi. È un aspetto interessante per varie ragioni, anzitutto perché il mondo diventa complicato, bisogna spendere bene i soldi pubblici, secondo perché le energie dei cittadini stanno diventando sempre più importanti e le risorse a disposizione delle istituzioni sono sempre meno, e quindi bisogna inventare nuovi modi per mobilitarle. Quello che prima era appannaggio solo dell'impresa diventa improvvisamente una cosa che interessa le istituzioni imparano a progettare in una maniera nuova, insomma ci siamo sentiti per tutta la mattina un po' sulla frontiera dell'innovazione. I due aspetti più interessanti che sono emersi in questa giornata sono da un lato il design, che diventa una competenza trasversale, una competenza di progettazione che dal cittadino al policy maker nei prossimi anni dovranno assumere. Dall'altro lato invece questo circolo che si va a creare tra le politiche pubbliche per lo sviluppo del design, fattore peraltro strategico nel nostro territorio, e al contrario come il design a sua volta può diventare strumento di costruzione per le politiche pubbliche. Credo che questo tipo di legame nei prossimi anni sarà molto strategico per riuscire a generare vantaggio competitivo per quella che è la nostra regione e il nostro paese. La Regione Lombardia conferma l'interesse al confronto con tutti gli interlocutori per trovare le modalità più opportune per mettere in campo politiche che siano veramente utili ai beneficiari finali.